Iniziamo a raccontare come ci siamo conosciuti. Sì. Era la primavera del 2002, faccio una piccola premessa personale. Un giorno ricevo una telefonata all'ufficio di Scorsese che mi chiede di far parte del comitato di selezione del Tribeca, era il primo anno. E io ovviamente non posso dire no a Scorsese, sono stato onorato di accettare e tra i 1000 più film che arrivano ne vedo uno che era straordinariamente superiore a tutti gli altri. Era L'uomo in più. Io non sapevo chi fosse il regista, era un nome italiano, e il film è l'unico, questo posso testimoniarlo perché facevo parte di quel comitato di selezione, che è passato subito all'unanimità. Così Scorsese mi ha detto chiamalo tu, sei tu italiano, forse credeva che io ti conoscessi. Io ti chiamo, ma la telefonata arriva e non lo sapevo, non ci avevo pensato, il 1° aprile, il giorno del pesce Esatto, d'aprile. esatto. E il resto lo racconti tu, che succede? Non ci ho creduto, non ci ho creduto, pensavo fosse uno scherzo. Tra l'altro io ho un produttore storico che ha fatto tutti i miei film che mi fa spesso scherzi telefonici, quindi sono piuttosto allenato a rifiutare. Forse risposi pure in malo modo, insomma, un po' Un sbrigativo. pochino sbrigativo, io rimasi un po' così, ho cercato di insistere, ho detto guarda che è la verità, è Scorsese che mi ha chiesto di chiamarti, eccetera. Iniziamo da lì. Che ricordo hai di questa prima esperienza? Credo sia stata la prima esperienza internazionale, no? Caspita, come no, sì, sì, perché il film era andato a Venezia e poi era la prima edizione del Festival di Tribeca. No, Sì. io ho un ricordo memorabile in termini proprio di emozioni. E poi venimmo con tutti gli attori, con tantissime persone, quindi eravamo una ampia comitiva che si guardava intorno molto stupita. Insomma, poi il momento era anche di quelli traumatici per gli Stati Uniti, però c'era anche una grande voglia di ricominciare, quindi mi ricordo la partecipazione di personalità illustri, c'era Io mi ricordo una Clinton. festa con Clinton, Nelson Mandela e tutti voi. Esatto, esatto, sì, più varie Billy star. Joel, persone più Sì. inaspettate. De Niro. Senti Paolo, parliamo del film. Secondo me rivela già il tuo grandissimo talento, ma rivela qualcosa di più, dei temi, che secondo me sono un po' ricorrenti in tutta la tua cinematografia. Elenco i film: L'uomo in più, Le conseguenze dell'amore, L'amico di famiglia, Il divo, This must be the place e ora La grande bellezza. Se ti chiedessi se c'è un filo conduttore, un tema o qualche tema che hai percorso in questo itinerario, ancora agli inizi, mi auguro sia lunghissimo, qual è questo tema? C'è un tema sotterraneo che attraversa un po' tutti i film che è legato molto ai rapporti di forza fra gli individui, e che poi è molto legato anche a certe parabole degli esseri umani che toccano dei vertici di felicità e poi invece precipitano vertiginosamente verso il declino e il degrado. I rapporti di forza che si vengono a instaurare fra gli individui è una delle cose che accompagna un po' tutti i film, unito al fatto che e lì mi piacerebbe un po' cambiare, ma finora non ci sono ancora riuscito, unito al fatto che prediligo sempre poi personaggi di solito maschili e anche di età abbastanza alta, insomma, che partono dalla mezza età e spesso finiscono con Ti sei mai personaggi. chiesto perché? Mi ha aiutato a leggere una frase icastica, mi pare che fosse Tolstoi, ma se non era Tolstoi era uno di questi, come dire, dei massimi esponenti della letteratura di tutti i tempi, che diceva alla domanda poi perché, qual è la ragione di tutta la tua produzione, dov'è l'origine, lui rispondeva cerco il padre. E allora questo mi sembra, cioè nel mio piccolo mi si può adattare, perché avendo io perso i genitori molto presto, e allora forse psicanaliticamente c'è una ricerca della figura paterna dappertutto nei film. Infatti ora che sono cresciuto e che padre lo sono diventato anch'io, comincio pian pianino ad essere attratto invece, anche se non ho ancora sviluppato nessuna storia in merito, però sono attratto dall'idea di raccontare dei ragazzi. Hai sempre voluto fare il cinema? No, in verità io avevo molto più l'ambizione di fare lo scrittore, ero molto determinato in quel senso. Poi a un certo punto ho un po' abbandonato i sogni da letterato, e sì, perché poi il cinema diventa una droga irresistibile. Quando ho cominciato a lavorare sui set mi sono definitivamente infatuato del cinema. Dopo L'uomo in più,
Tu hai scritto la sceneggiatura tratta da uno dei grandi romanzi italiani del Novecento che è Ferito a morte di La Capria. Innanzitutto, come ti è venuto in mente di scrivere questa sceneggiatura? Perché? E poi che cosa è successo? Intanto c'era una sfida enorme nella complessità e la struttura di quel romanzo che pensavo che sarebbe stato interessantissimo portare al cinema perché è una struttura che lavora sul tempo in maniera molto libera, in maniera molto pensata, ma anche apparentemente molto libera e quindi poteva essere insomma, una notevole sfida come struttura da raccontare al cinema. In realtà poi quel libro è un grandissimo appuntamento per un napoletano con tutta una serie di ricordi e di sensazioni che abbiamo vissuto tutti e che però in quel film sono amplificati perché ovviamente in quel libro sono amplificati perché sono raccontati in un'epoca in cui Napoli, Capri e il mare erano qualcosa di vergine e di indimenticabile, quindi poi ha dei personaggi strepitosi e ogni napoletano ci può ritrovare sua zia, sua madre, insomma mi sembrava un libro che mi si confaceva. Però in realtà era molto complicato, molto costoso, all'epoca avevo fatto solamente L'uomo in più e quindi l'eccessivo costo del film ha frantumato i miei sogni. Non ti nascondo che ti ho fatto questa domanda per passare al film di cui vogliamo parlare, in particolare che è La grande bellezza. Perché io sono, non dico convinto, ma penso che il personaggio del protagonista, Jeff Gambardella, meraviglioso Tony nel film, sia un po' ispirato dall'autore di Ferito a morte, da Raffaele Dudu La Capria. È così? E se non è così, parlami un po' di Jeff Gambardella. Sì. Sicuramente ci sono delle scene nel film che sono delle scene riconducibili a certe atmosfere di Ferito a morte, cioè le scene dei ricordi, tutte le scene dei ricordi del protagonista legate al suo amore adolescenziale estivo sono molto vicine alle atmosfere di Ferito a morte. Insomma, io ho una, come posso dire, struggente empatia con l'amore estivo che poi non è sfociato. Non perché, sì, perché mi è appartenuto, ma non perché il mio sia stato particolarmente importante. Però mi rendo conto che proprio l'amore estivo, che non ha avuto un suo seguito da ragazzi, è qualcosa che rimane proprio impigliato nell'anima di un individuo e quindi è molto vicino a Ferito a morte. E sì, poi Raffaele La Capria, lo scrittore, è un uomo di una generazione di napoletani che io amo molto, che hanno fatto dell'eleganza non solo, ma del saper stare al mondo in maniera leggera, una cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo di quella generazione. E Geppo Gambardella è un uomo di quella generazione, quindi le assonanze con La Capria e con altre persone che ho conosciuto, amici di mio padre e via dicendo, sono molto forti. È proprio una meravigliosa generazione di napoletani. E con Tony invece che cosa vi siete detti? Come avete costruito il personaggio? Avevamo tante figure della vita vera a cui potevamo fare riferimento e quindi non c'è stato bisogno di dirci altro, cioè, questa leggerezza, questa simpatia, il disincanto nei confronti del mondo, l'ironia pungente e cinica sono cose che da napoletani abbiamo visto tanto e quindi Tony ha riconosciuto subito il personaggio. E fisicamente il capello un po' lungo, queste sono tutte cose tue, di Tony, come le avete... Sì, no, io avevo l'idea già in sceneggiatura che dovesse avere gli occhi azzurri, cioè l'idea era molto semplice, che dovesse essere di una bellezza classica, insomma, io volevo avvicinarlo quanto più possibile a un Paul Newman, poi ovviamente è un avvicinamento che si può fare per Fino una a un certo percentuale punto. risicata, esatto. Però abbiamo messo le lentine azzurre, volevo che avesse questi capelli un po' un po' boemieni, li volevo più lunghi, poi lui era molto impaurito, quindi abbiamo trovato un compromesso su una via di mezzo di lunghezza. Cioè, però aveva ragione lui, temeva che un allungamento involgarisse il personaggio e quindi abbiamo trovato una misura
congrua. Gepp ha anche un altro elemento, e qui c'è un riferimento forse, almeno a mio modo di vedere, più preciso, più forte. Non è molto dissimile dal personaggio di Marcello, nella Dolce Vita, si chiama Marcello lui, Sì, come no. che è un giornalista, nel caso del film di Fellini, che vorrebbe scrivere un grande romanzo, Sì. ha un amico intellettuale, Steiner, che lo incita a scrivere questo libro, poi sappiamo che invece si perde nella Dolce Vita romana. Nel tuo caso invece c'è uno scrittore che ha scritto un grande romanzo, ha avuto successo, e poi si perde pure lui, non scrive più, forse non vuole scrivere più, forse vuole perdersi. È vero questo riferimento? È cosciente? No, non è cosciente, cioè tutti i riferimenti che pur ci sono, pure io li rintraccio a Fellini, non sono così voluti, forse tranne uno, cioè tranne l'idea di voler girare in Via Veneto oggi, che è una strada distante anni luce per atmosfera e per caratteristiche da quella raccontata nella Dolce Vita. Lì c'è una specie di aggiornamento in peggio della Dolce Vita, ma giusto in quella scena. Altri riferimenti sono così meno diretti, meno voluti, ma forse invece inconsciamente sono tutti quanti dei riferimenti molto precisi ai film di Fellini, perché per me Fellini è una specie di faro nella notte, nella complessità della macchina cinema, sì. Come nasce La grande bellezza? Ma nasce con una lunga sedimentazione perché quando non vivevo a Roma e quando vivevo a Napoli andavo a Roma per lavoro e da buon provinciale ero sempre molto affascinato, attratto, incuriosito proprio da certi mondi che sono solo ed esclusivamente romani, come possono essere quello del Vaticano, tutto il bosco e sottobosco intorno al quartiere Prati legato alla televisione, sono mondi che esistono solo a Roma e quindi ho sempre accumulato negli anni sensazioni, racconti, idee di personaggi che mi capitava di vedere. Avevo una gran quantità di materiale informe che ha trovato forma solo quando mi è venuta l'idea semplice di un Caronte che potesse attraversare tutto, mantenendo un piede dentro, cioè facendo parte di quei mondi attraverso le sue doti mondane, e un piede fuori perché da scrittore tende anche a tirarsi fuori e a farsi osservatore di quei mondi. Io ho l'impressione che tu voglia molto bene a Gepp Gambardella. Non ho capito se lo stimi anche. Sì, 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 no, io voglio bene, stimo non solo lui, ma anche tutti gli altri personaggi. Infatti, delle critiche, come dire, negative, quello che meno condivido è proprio quando mi si dice che ho un atteggiamento invece di sprezzante nei confronti dei personaggi. Intanto non sarei capace di mettere in scena un personaggio che detesto, penso che proprio la condizione sine qua non per cominciare un film è avere un trasporto anche tuo malgrado per i personaggi anche nelle loro accezioni più negative e quindi ho assoluta stima. In realtà è la messa in scena di personaggi che per un motivo o per un altro sono tutti come dire, vittime delle proprie debolezze, dei propri momenti bui, tutti lo siamo e quindi non si può non provare comprensione e simpatia per la debolezza umana, secondo me. Ieri, quando abbiamo presentato il film, questa visione privata, hai detto una cosa che mi ha molto colpito, che volevi fare un film sul nulla. Mi puoi spiegare, me ne puoi parlare un pochino? Sì, mentre provavo a scrivere il film ero molto suggestionato dei saggi da un saggio che leggevo, tra l'altro proprio di uno studioso americano, di cui forse non mi ricordo come si chiama, sui romanzi e si dilungava molto su Flaubert. E raccontava di come Flaubert aveva questa ambizione di scrivere un romanzo sul niente, cioè per niente era un po' elevare a grande romanzo il chiacchiericcio, il pettegolezzo, le mille perdite di tempo e di cose che ci irritano o che invece ci fanno gioire, ma con un respiro così corto da farci dubitare del senso della vita. Ecco, tutto questo diciamo che nell'accezione di Flaubert era il niente e mi sembrava
interessante raccontarlo, perché poi quel niente compone invece il tutto della vita di molti individui. Il film ha due poli, da un lato la corruzione, la decadenza, la debauche, la putredudine di una certa Roma, di un certo mondo. Da un altro lato la grazia, o almeno mi sembra la ricerca della grazia. Non è che vuoi mostrare un anelito o un qualcosa, racconti una situazione molto decadente, dove però è possibile cogliere dei momenti di, non solo di bellezza assoluta, penso alla visita notturna, anzi all'alba nei palazzi di Roma, o a tanti scorci che fai vedere, o a momenti di grazia, anche inaspettati. No, penso che tu abbia molto ragione, perché il film si muove su questi due binari, e secondo me, che poi è quello che mi piace fare, quello che mi interessava fare, sono anche binari che spesso si toccano, cioè ehm, che poi è il bello della vita, cioè la capacità di essere sorpresi da una cosa che avevi stabilito per definizione potesse essere volgare e squallida, e poi all'improvviso ciò che è volgare e ciò che è squallido rivela una sua del tutto inattesa grazia. Sono proprio le parole giuste che hai usato. Nei momenti più forti che racconti nel film, penso forti come colori, come toni, penso alla festa iniziale per dirne una, non è l'unica. Mi è sembrato che tu ti sia ispirato a certe pubblicazioni tabloid, diremmo in America, che in Italia sono molto di moda, penso a Dagospia per intenderci, a quelle rubriche dove si vedono feste lussuose ma volgari, personaggi grotteschi. È vero? È stato un tuo punto di riferimento? È vero, mi sono sicuramente documentato sulle rubriche di cui parli, però devo dire per quanto riguarda certi costumi, certe bizzarrie che attengono appunto alle acconciature, ai costumi e al trucco. Invece ho cercato di tenermi alla larga da quelle rappresentazioni fotografiche, perché penso che proprio colgano, tendano a cogliere sempre ed esclusivamente l'aspetto volgare di quelle situazioni, che invece mi interessa fino a un certo punto. Insomma, mettere in scena la volgarità per dire al mondo che c'è la volgarità mi sembrava riduttivo. Invece scovare appunto una grazia e una tenerezza che ne so, in visi devastati dalla chirurgia estetica mi sembrava un lavoro intanto più congeniale a me, ma anche più bello da dare a un eventuale pubblico. Tu sei troppo bravo e troppo raffinato per fare un film con un messaggio o con un film che ha il fine di attaccare qualcosa o qualcuno. Tuttavia, ci sono dei momenti che inevitabilmente suggeriscono dei giudizi severi su un certo mondo, su alcuni mondi diversi. Il primo che mi viene in mente è quello dell'arte contemporanea. C'è il momento in cui Tony, Servillo, Jepp intervista questa performing artist che mi sembra una specie di un epigono di Marina Abramovic o comunque insomma di questo tipo di rappresentazione. E beh, scopriamo che questo artista non sa neanche di cosa parla, non solo di un'ignoranza assoluta, ma anche di una presunzione totale. Più avanti nel film vediamo un collezionista rozzissimo, una ragazzina costretta, ed è uno dei momenti più belli del film, secondo me, con dolore a realizzare un'arte della quale neanche lei è del tutto consapevole, una scena di grande violenza e secondo me molto struggente. Ecco, il mondo dell'arte contemporanea ne esce secondo me a pezzi dal tuo film. Forse non è un'intenzione, ma il risultato è Eh, quello. non sono del tutto d'accordo, perché c'è un'ulteriore scena legata all'arte contemporanea di un fotografo che fotografa se stesso tutti i giorni da sempre, e quella scena invece il protagonista si emoziona profondamente. Quindi la mia non era un attacco o una satira nei confronti dell'arte contemporanea, ma una insofferenza nei confronti delle forme di arte contemporanea che sono, come dice Jeppe Gambardella, sono fuffa, cioè sono ammantate di intellettualismi ma che non sono in grado di rivelare nessuna emozione. Come indole personale, cioè quando l'arte contemporanea lavora esclusivamente sull'intelletto non mi affascina, quando invece è in grado di
semplicemente di far passare un sentimento o un'emotività, allora la trovo interessante. Lo stesso si può dire sulla Chiesa. E compare un cardinale Vanesio che cita sempre delle ricette di cucina, ma poi quando viene affrontato per parlare di problemi seri sfugge. Non ne esce bene il cardinale, diciamo la Sì. verità, tra l'altro bravissimo Roberto Erlitzka. Eppure i temi spirituali sono molto presenti nel film. C'è un personaggio di una santa. Sì, 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 esattamente così, cioè la rappresentazione del mondo dei religiosi che in un film che comprende Roma non ci si può esimere, viene rappresentata sì con un cardinale che rappresenta un aspetto frivolo, mondano e inutilmente complicato, mentre la figura della suora che è lontana appunto dai poteri nevralgici della Chiesa e che conduce una vita semplice si fa poi nella sua semplicità ehm, portatrice di parole così semplici e così banali da risultare ineluttabilmente vere per il protagonista e per lo stato emotivo del protagonista in quel momento. E quindi mh, mi sembrava giusto raccontare quel mondo, però ancorandolo insomma, alla biografia e al precipizio che accompagna il protagonista man mano che il film va avanti, perché gli muoiono le persone care, le persone più alle quali attribuisce una maggiore purezza, quali sono la striptease e il personaggio di Verdone che non muore però lascia Roma, e quindi tutto ciò che si rifà ad una limpidezza dello sguardo sfugge dalle mani di questo protagonista, che invece ritrova paradossalmente su un personaggio che all'inizio prendeva in giro, che è questa suora. Fa impressione in un film che rappresenta, forse non perché tu l'abbia voluto, l'Italia segnata da quello che è stata la politica negli ultimi 20 anni, in particolare dal ventennio berlusconiano, diciamolo per semplificare, però fa molto impressione il modo in cui ritrai, diciamo con un eufemismo, con grande severità, il mondo dei radical chic, della sinistra dei salotti italiana e romana. In particolare c'è una tirata memorabile che fa Gepp ad una, non so neanche come definirla, intellettuale, giornalista o velleitaria scrittrice, eccetera, eccetera. Ecco, colpisce il modo in cui tu, pur ambientando in un mondo che forse è diventato così perché una certa destra l'ha portata a diventare così, ma colpisce come attacchi anche una certa sinistra. Sì, sì, io, essendo di sinistra poi tendo ad essere più insofferente nei confronti di certe manifestazioni da divano della sinistra, che non magari di certe ehm, manifestazioni invece appartenenti alla destra, che ne so, che sono dozzinali ed estrose, tendono a farmi tendono ad avere un aspetto più perdonista nei confronti di quella cultura o sottocultura di destra, che non in relazione alla sinistra. Non so esattamente perché, però anche lì la tirata nei confronti di quel personaggio di Stefania ehm, come dire, all'insofferenza si aggiunge la parte mia, poi magari non sono riuscito a renderla bene, ma c'è un affetto e una stima, voglio dire, fanno sempre molta tenerezza secondo me, certe esternazioni teatrali di presunzione di cattiveria. È ovvio che sottendono delle debolezze, delle fragilità che appartengono in quel caso a quel personaggio, ma che possono appartenere a tutti noi. Chi non ha dato in escandescenze per camuffare un problema? Tutti ci è capitato prima o poi di alzare la voce perché stavamo nascondendo una fragilità, e quindi non si può non essere solidali anche con loro. Mi racconti un po' la scelta degli attori? Tony ha fatto 4 dei tuoi film, dico Sì. bene? Sì. Ma gli altri sono scelte
almeno per te, nuove, Sì, sorprendenti. Iniziamo da Carlo Verdone. Carlo Verdone è un grande attore, grande comico, magnifico attore, sì. straordinario successo, in un ruolo un po' diverso da quelli che ha fatto Sì, finora. beh, questo film si prestava a un gioco meraviglioso sulla scelta degli attori, perché essendo un film che abbracciava un caleidoscopio eterogeneo e contraddittorio, qualunque attore era possibile. E quindi certi ragionamenti pregiudiziali che fanno tutti i registi, per cui certi attori non si possono usare perché sono inflazionati dalla televisione, in questo caso era un ragionamento che non valeva e quindi nel film ci sono tanto, come dire, stimatissimi e elitari attori teatrali quanto gli attori più popolari, come Carlo Verdone, come Sabrina Ferilli, che sono attori molto popolari, molto noti. Carlo poi è un re della commedia, come tanti altri registi che mi hanno preceduto, c'è questo pallino di trasformare l'attore comico in un attore drammatico e io non sono esente dal morbo e quindi mi affascinava l'idea di portare Carlo nei limiti del possibile in un territorio che non fosse quello che lui esplora quotidianamente con i suoi film. Il film è abbastanza lungo, sono circa 137 minuti, Sì, 138 minuti. Ma so che era ancora più lungo. So sì, che hai tagliato delle sequenze. sì, Ce le puoi raccontare perché questo può essere utile per il sì. nostro DVD e se ti mancano queste sequenze. Sì, molto, devo dire, io sono affezionato alla prima versione del film che era di 3 ore e 10 minuti, era molto lunga. 190 minuti. Sì, 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 era molto molto lunga. Ehm, perché trovo che poi l'ho tagliato perché sono consapevole che cioè, nessuno me l'ha imposto, ho fatto dei compromessi con me stesso, però poi tra l'altro il film anche così è lungo e quindi passa in realtà il concetto che mi stava a cuore, cioè che le vite, oltre a essere belle e dolorose a seconda dei casi, sono anche estenuanti. E quindi un film molto lungo mi sembrava che avvalorasse questo concetto che la vita di un individuo può essere di una estenuante. Ecco. Allora c'erano molte sequenze, c'era per esempio una lunghissima scena di matrimonio che adesso invece è ridotta dove c'è il cardinale che incontra le sorelle, quella era una scena molto lunga dove si indugiava su tantissimi personaggi, ciascuno con una sua microstoria. Il problema è che veniva molto in avanti nel film quando, come dire, ormai si era un po' assuefatti all'idea di festa e quindi una festa così lunga che veniva così avanti era oggettivamente faticosa da affrontare. Dimmi di Bigazzi, straordinario direttore della fotografia. C'è qualcosa di particolare che lui ha portato al di là della qualità fotografica? Beh, devo dire, con Bigasio ormai abbiamo un rapporto che per certi versi è simile a quello che ho con Tony Servillo, cioè un rapporto che si è talmente radicato e è talmente ormai impregnato di conoscenza reciproca per cui ehm, c'è anche una grande fiducia reciproca e quindi le parole sono diventate superflue anche nel raccontarci il film, insomma, cioè, ormai ci diciamo veramente poche cose, Luca capisce il film e va per la sua strada, io tendo semplicemente a limitare certi suoi eccessi, Ci quindi sono state indicazioni particolari, voglio una luce di questo beh, tipo, la macchina si deve muovere molto, dico per per dire. questo film, no, che la macchina si muove molto. Io all'inizio del film dico sempre: questo film sarà quasi tutto macchine fisse, e sia lui che gli altri ridono e hanno ragione perché poi puntualmente mi smentisco e invece comincia a muovere la macchina Lo da sai che presa. Fellini quando girava 8 e mezzo si era messo sulla macchina da presa, ha scritto questo film è una commedia. Ricordati che questo film è una commedia, ovviamente. No, non lo è. No, per questo film con Luca ci siamo detti poche cose. Fondamentalmente io gli avevo detto, e lui ha frequentato per quest'idea, avevo detto che mi sarebbe piaciuto muovere molto la luce, cioè mi sembrava che nella vita vera la luce si tenda a muovere, mentre nei film ci si adagia sul mettere le luci e lasciarle ferme. E allora lui si è inventato tutta una serie di sistemi per cui era molto divertente quando giravamo, perché
assieme al carrello della cinepresa c'erano dei macchinisti che come in una processione tecnologica muovevano le luci. Hai notato una differenza nel modo in cui il pubblico romano ha reagito rispetto al resto dell'Italia? Eh, beh, sì, mi sa che alcuni romani si sono sentiti chiamati in causa e quindi hanno reagito, sì, alcuni hanno reagito in maniera molto veemente in termini negativi. Ma questo per me è un risultato ottimo, insomma, è l'indifferenza, come dire, la palude rischiosa nella quale non bisogna andare a finire. Queste reazioni così veementi vuol dire che in una maniera o nell'altra si è sentiti toccati. E quello che mi ha molto sorpreso quando ho fatto un tour italiano per andare a promuovere il film, che mi ha davvero molto sorpreso, è che ragazzi molto giovani hanno amato il film, cioè ragazzi anche sotto i 25 anni, ancora prima che i trentenni, ai quali pensavo invece di potermi rivolgere in maniera più immediata per una serie di fattori. E invece mi ha molto sorpreso come riuscivano a commuoversi dei ragazzini di fronte alla storia poi di un uomo che si avvia ad un'età anziana. E poi parlando, forse ho capito che, come dire, quel senso ehm, sì, insomma, quello senso di smarrimento, di vita, di terra che non ti sta sotto i piedi veramente, che prova il personaggio, poi ripensandoci è un sentimento che prende piede in maniera fin troppo eccessiva quando hai 16, 17, 18 anni e quindi ho pensato che forse fosse questa la ragione per cui dei ragazzi si sono innamorati del film. Vorrei farti una domanda sulla tua collaborazione con Umberto Sì, Contarello, è il secondo film, no? È da sì. This Must Be the Place. Bravissimo sceneggiatore, mi racconti un po' come lavorate insieme e anche, se vorrai dircelo, se ci sono delle cose che ha portato lui o che nascono da lui e poi avete elaborato insieme. Beh, io ho cominciato a lavorare con Umberto da ragazzo proprio, lui era già uno sceneggiatore affermato e mi chiamò a scrivere un film, come poi spesso accade che non si è fatto, però mi fu di grande utilità perché in un'età in cui hai delle idee molto precise, tagliate con l'accetta su come si devono fare e non si devono fare le cose, confrontarsi con una persona più grande, con una sensibilità molto diversa dalla mia, devo dire Umberto proprio mi aprì un mondo, ecco, cioè mi diede una sensibilità sui dettagli, sulle sfumature, sulle imprecisioni, sulle goffaggini degli esseri umani, che poi io sono cose che ho elaborato, ho fatto mie, che ho rivisto, però sono partite da lui, quindi anche se i primi 4 film li ho fatti senza di lui, sono molto debitore a Umberto per avermi proprio aperto sì, dei mondi sull'essere umano, perché poi sia lui che io abbiamo sempre in questo avevamo una cosa in comune, cioè eravamo sempre concentrati molto più sui personaggi che non sulle trame, sulle storie, una cosa che ci riguardava a me. Mi piace questa cosa che dici che è un film, una storia che parte innanzitutto con una grande attenzione sui personaggi e poi ovviamente con la struttura del film stesso. Ti posso chiedere se questi personaggi, senza fare nomi ovviamente, sono ispirati da persone che hai conosciuto, che conosci? Sabrina Ferilli, Sì, Carlo Verdone, Iaia ma Forte, eccetera. sì, Galatea Ranzi. alcuni sono inventati di sana pianta e altri sono un mix di persone che magari ho conosciuto, sfiorato, però con degli elementi nuovi, insomma, sì, ci sono, ma come sempre, voglio dire, molti personaggi in qualunque film sono poi figli di... Ce n'è uno che colpisce, non può che non colpire la direttrice Nana di una rivista. Sì. È vero che esiste o esisteva una direttrice Sì, Nana di una rivista italiana? sapevo che esisteva una direttrice di un giornale, di un settimanale femminile e quindi sì, la cosa mi aveva incuriosito e sapevo anche che aveva un piglio decisionale molto rispettato dai giornalisti con cui lavorava, insomma, pur poi ho sempre evitato di andare a conoscere i personaggi reali troppo, o a volte proprio preferisco non conoscerli perché poi mi confondono le idee su quello che sto facendo. Ci sono, soprattutto nella seconda parte, dei momenti, non so come definirli, un po' surreali, visionari.
dei fenicotteri, una giraffa. Puoi parlarmene, compaiono, non dico all'improvviso, ma soprattutto dalla seconda parte in poi, e che importanza gli dai? Perché in un film che vuole raccontare questa deboscia, passami il termine, e grazia, all'improvviso compaiono delle Sì. cose inaspettate, non naturalistiche, insomma. Sì, in realtà per esempio la scomparsa della giraffa è realistica nella misura in cui un giorno incontrai Silvan, il mago Silvan, che mi raccontò che uno dei suoi numeri che fece in pubblico fu di far scomparire al Colosseo un elefante. Quindi c'è un precedente, diciamo, reale, e la giraffa è un animale che non smette mai di affascinarmi per via della lunghezza del collo, cioè per il fatto che è totalmente irreale come animale, non c'ha nessuna connessione con tutti gli altri esseri viventi in circolazione, quindi mi affascinava. Ma devo dire, questa è una cosa che abbiamo in comune con Umberto, è che in ogni film è un appuntamento fisso, cioè quello dell'incontro dell'uomo con l'animale. Io l'avevo messo in quasi tutti i miei film, nel Divo Andreotti incontrava un gatto, in This Must Be Race Sean Penn incontra un bufalo albino che è un animale rarissimo, e l'abbiamo sempre fatto. Insomma, l'incontro con l'animale è una specie di appuntamento anche con una verità che puoi trovare in te stesso, magari bugiarda, però ci provi. E poi semplicemente è un momento bello che ci piace scrivere, che ci diverte scrivere e che pensiamo sempre che poi funzionerà. E quindi qui nel barocchismo del film ci siamo concessi ben due appuntamenti, uno la giraffa e uno sono i fenicotteri. Ti faccio una domanda solo in apparenza semplice, poi mi fermo. Se dovessi riassumere il film in un'immagine, qual è l'immagine del film che utilizzeresti per raccontarlo, spiegarlo, farlo vedere? Forse O una sequenza, se vuoi, sì, eh? forse l'ascesa della suora sulla scala santa di San Giovanni, perché un'idea che mi stava molto a cuore di questo film era raccontare come indipendentemente dalle fortune sociali, dalle estrazioni sociali, ehm, ci sia una bellezza dentro la fatica di vivere. Cioè, si possa scovare un qualcosa di bello dentro la fatica di vivere, e quella è un'immagine molto diretta ed emblematica di questo, cioè c'è una bellezza in una donna centenaria che si è imposta la fatica perché questa corrisponde alla sua idea della vita.